Oh, meno male. Care amiche ed amici, dopo tanto tempo trasmetto di nuovo dal vivo e vi voglio rivelare, visto che a qualcuno piace la mia coppola. Infatti nel mondo di YouTube sono conosciuto come Francis Ford Coppola e vi voglio rivelare perché in fondo mi piacciono i video dell'avvocato del professore, no, perché seguo l'avvocato Catania Francesco, ma piacciono i video del professore Alessandro Ossini, che poi terrorismo, se non mi sbaglio, o supremi algoritmi, mi raccomando. Ho citato questa parola però in un contesto pedagogico. D'altra parte sto parlando di un professore di rinomata esperienza. Allora scegliamo la chat e la chat la scegliamo, tutti i messaggi sono visibili. Mi piace, e adesso vi svelo la ragione per la quale sogno. Video del professore a filmarsi, ha iniziato a filmarsi nel bagno, cioè un posto veramente molto originale. Pensiamo per esempio a tutti i professori, a tutti i giornalisti, a tutti i direttori di giornale, di periodici, gli opinologi, tutta la gente che interviene in programmi come Porta a Porta, lo stesso mitico Marco Travaglio, o non so se si chiami Marco, però si chiama Travaglio, che molte volte parla del suo studio, non so se di casa o del Fatto Quotidiano, circondato come un topo da biblioteca, da enormi biblioteche con tantissimi libri, che sembra che gli gravino sopra come un macigno. È uno scrittorio enorme pieno di libri, di giornali, probabilmente del Fatto Quotidiano, tanto per farsi autopromozione. Ma tutti gli ospiti di programmi televisivi, ma anche tutti gli opinologi che opinano da YouTube, sempre sono circondati da libri, perché è quello che legittima la loro formazione, la loro preparazione. Invece no, il nostro professore Alessandro Ossini i primi video li faceva dal bagno. Non so se di fronte allo specchio, perché magari aveva un cellulare con una unica camera, oppure vista l'altezza dalla quale si filmava dal trono di porcellana bianco. Non so se utilizzandolo oppure no, non scendiamo in dettagli scadenti, anche se trattandosi del professore Alessandro Orsini, insomma non è che sono dettagli da poco. Quindi voglio dire, ci occorre un gran talento per trasmettersi dal trono di porcellana bianco. Bravo professore Alessandro Orsini, complimenti, complimenti veramente, perché da lei ci si aspetterebbe questo ed altro. D'altra parte, per difendere le ragioni di Putin a spada tratta, bisogna proprio fare degli emeriti video, farli dal gabinetto. Mica tutti possono avere questo talento, questo raro talento, no, di fare dei video sorprendenti. E poi ho visto anche dei video che ultimamente circolano, che non li fa mica come il professore Massoni, Serafino Massoni, che è molto simpatico, però ultimamente non lo seguo perché anche lui pro Putin come lei, e che lui sempre si filma dal bar mentre fa colazione. Poi un'altra cosa, o c'è un cellulare vecchio o lo appoggia dal lato del microfono, perché ci sono delle parti di video che non si ascoltano, ma tanto sono previsibili, perché lui cartone enorme, e poi anche un libro ho scritto la stirpe del serpente, sul patriarcato, sul maschilismo, e leggete del serpente. Gli faccio un po' di pubblicità, no, di spoiler a Serafino Massoni. E poi aule vuote di scuola, che c'è un mappamondo, una lavagna,
dei banchi vuoti, ma non da un bagno. Ho visto altri suoi video, carissimo professore Alessandro Orsini, nato quasi sempre lei è spettinato come uno sgarbi qualunque, spettinatissimo da una macchina. Ma la cosa sorprendente è che si vedono soltanto intorno a lei vegetazione e uno ha come l'impressione che lei sia andato a infrascare. Non uso l'espressione che si dice a Roma, cioè l'abbreviazione di mater ignota, che lei sa benissimo essendo un professore, dopo eventuali incontri, perché è tutto spettinato, poi parla così e no, perché io vi dico, modestie a parte, con un po' di imbarazzo e di titubanza, si vede che gli mancano le dritte e i suggerimenti del signor John Ampio, perché si sa che il professor John Ampio esiste ampiamente. Chi è un personaggio immaginario di John Ampio? Forse le mancano le dritte del però in macchina è molto titubante, spettinato, dà l'impressione di essere stato tra le frasche, perché si filma sempre tra la vegetazione. E quindi complimenti professor Alessandro Orsini, complimenti per la qualità dei video, che realmente sono di un livello amatoriale che più di così non si può. Cioè neanche un Giuseppe Simone nel suo peggiore momento, ma neanche un Matteo Montesi che si filma sempre in macchina, fa i video della sua qualità, anche perché Giuseppe Simone è il re del trash, ma non è un professore. Matteo Montesi sarà anche lui il re del trash, un po' meglio di Giuseppe Simone, ma non è un professore, non si sa che cos'è. Ma lei Alessandro Rossini è un professore, eppure tanto di cappello, perché riesce a fare dei video che competono con quelli di Giuseppe Simone e Matteo Montesi. Chissà perché io ancora non ho visto un remix di Christian Ice su di lei, perché dovrebbe prendere come tema il seguente argomento retorico che lei cita sempre, perché lei ha un asso nella manica. E quindi le faccio anche complimenti per il formato di video che riesce a organizzare ed a imporre quando va in programmi televisivi. Grazie Giorgio Scanu. Lei quando va in programmi televisivi, cambiamo l'effetto speciale, lei quando va in programmi televisivi, caro, un po' di glamour, che lei cerca sempre glamour, Alessandro Orsini, lei quando va in programmi televisivi innanzitutto non fa parlare gli altri, sembra un politico qualunque, quindi, ma ha l'argomento retorico proprio che è il clou suo, è la performance favorita. Iniziano a parlare che bisogna ricondurre Putin alla ragione, alla minima obiezione, quando già non ha più argomenti da sparare che le sembrino validi e che invece sono pura retorica, lei fa il disperato, si strappa i capelli e fa no, no, Putin c'ha l'atomica, e pesta anche i piedi, non so se si sente, scalcia come un bambino. Io mi ricordo i ragazzini nella scuola quando li mettevano 4. No, no, forse lei conosce molti studenti universitari che fanno lo stesso. No, no, Putin c'è l'atomica e non sente nessuno, si tappa le orecchie, si tappa. Bravo professore Alessandro Orsini, belle comparsate televisive. E poi dice bisogna evitare, Putin ci attacca a tutti, fa venire uno tsunami a Londra, aumenta l'inflazione, ci mancano gli idrocarburi, che poi non è vero perché ultimamente i prezzi sono scesi di tutto. Quindi che ci cala Alessandro Orsini?
eppure lei utilizza questi escamotage retorici e l'audience. Devo dire, lei è un genio, lei è un genio delle comparsate, lei è un genio. C'è il mio cane che è un genio ancora di più, che Vito, basta basta Vito, ho capito. C'è un gatto nel giardino. Vabbè, spero che mi si possa ascoltare. Fa queste cose. Un momento. Ehi, via, basta. Ehi, marcia. Fa queste cose il nostro genio per togliere la parola. Ho perso le 4 o 5 persone. Vito, avevo 4 o 5 persone, sono sparite appena io mi sono dovuto assentare. Ah, ma ritornano le 2 persone, ritornano. Allora queste gap retoriche, no, queste gaff. Ciao tizio, ok, io ok, uè, ciao, ragioni per le quali mi piacciono i video del professor Alessandro Orsini. E te le cito, te le numero. Innanzitutto perché si era iniziato a filmare dal bagno, che è il luogo meglio deputato per esporre nel bagno, nel cesso. Non c'è un altro luogo dove possa parlare, anzi dovrebbe parlare solo lì, soltanto che la tecnologia mette a disposizione anche dei professori Alessandro Orsini i cellulari col quali comunicarsi con l'universo intero. Scappo che devo finire un lavoro. Metto like a stasera dall'avvocato, grazie. E poi spiegavo come il professore Alessandro Orsini si filmava dall'automobile, che sembrava un infrascato, uno che era stato con qualche ragazza di facile costume, cioè una mater ignota, che è latino, e quindi gli algoritmi di YouTube non dovrebbero risentirsi. E poi le sue comparsate televisive. Caro amico tizio, ok, Caio, ok, ci rivediamo dall'avvocato. L'avvocato Catania Francesco, per chi non lo conosce, che parla di molte cose molto interessanti. E poi dicevo le comparsate televisive di Orsini, che non accetta repliche ed inizia a strillare: no, no, l'escalation, no, Putin c'ha l'atomica, stiamo a rischio terza guerra. In effetti è più probabile un serio rivale la Cina piuttosto che la Russia, perché la Russia sta resistendo all'Ucraina da più di 2 anni, 2 anni e mezzo. Invece la Cina ancora sta imparando dagli errori di Putin e dei russi. E poi c'è da dire che purtroppo la crisi in Medio Oriente, della quale volevo fare un video, è più seria di quanto ci si male, e non per colpa dei russi, che non hanno nessun interesse a farla scoppiare. Invece quando ci sono molti avversari impazziti, come succede in Medio Oriente, dove ci sono moltissimi interessi che si scontrano di tutto il mondo, e allora lì sì che può scoppiare una guerra, caro professor Alessandro Orsini, una guerra mondiale. Speriamo di no, ma in gioco c'è il problema degli idrocarburi, cioè c'è in gioco il fatto che possano esserci degli interessi, gli interessi dell'Iran, gli interessi di Israele, dei palestinesi, di tutti gli arabi, a vedere gli equilibri dove vanno d'una parte d'un'altra, e non si sa mai. Hai visto mai? Quindi è possibile che proprio in Medio Oriente prima o poi succeda il patatrac, quello che tutti noi vorremmo evitare ampiamente, ma non è detto che succeda, speriamo. Ma in Ucraina no, perché se veramente Putin fosse in grado
di compiere delle minacce, potuto vincere in 5 giorni come ha fatto in Georgia nel 2014 credo, o 2000 e passa 16, già avrebbe invaso il resto della Georgia, il resto della Moldovia e altri paesi, la Polonia per esempio, che sembra che ha dei conti in sospeso con i polacchi. Eppure non è successo nulla di questo. Perché non è successo? Per la fornitura di armi occidentali agli ucraini? Forse gli abbiamo aiutato a resistere, ma l'esercito ucraino, che comunque ha delle serie difficoltà, è meglio organizzato logisticamente e strategicamente oltre che tatticamente dell'esercito russo, che lo supera in numero ma non in preparazione, in strategia, in tattica, in logistica, anche perché gli spazi in Russia sono enormi e quindi hanno dei problemi logistici. Grazie alle persone che mi seguono, che sono 5, e quindi, come dire, peccato che non tutti e 5 intervengano nella live. Quindi, caro Alessandro, adesso se ne sono andati, però ha avuto anche 10 persone. Quindi, caro professore Alessandro Orsini, mi piacciono i suoi video quando lei li filmava dal gabinetto, però non dal gabinetto di uno studioso come lei, caro professore, che si intende un luogo di studio, una officina. Ecco, il gabinetto di uno studioso dovrebbe essere la sua officina, come diceva Gabriele D'Annunzio. Io sono un operaio, diceva Gabriele D'Annunzio ironicamente, perché lavoro in una officina. Non so se lei ha presente il Vittoriale di D'Annunzio. Io non so se vivrà in un appartamento, non c'è nulla di male perché ci vivo anch'io, ma insomma si filmi, non so, così dalla camera da pranzo, o si filmi da un balcone con un palo selfie libere, magari fa una live in verticale, ma dal gabinetto come noi tutti mortali lo intendiamo e non come Gabriele D'Annunzio. Insomma, vediamo un po' di togliere il glamour. Insomma, caro mio avvocato, professore, mettiamo grande schermo. Caro il mio professore, un filtro molto serio, niente glamour. Caro il mio professore, filmarsi dal bagno e come dicono cringe. Usi dei filtri. Se non vuole fare vedere lo studio disordinato, se non ce l'ha, usi un fondo schermo, come faccio in molti short. Usi un fondo schermo, ma non si filmi dal bagno, per carità, e anche dall'automobile. Se c'è un editore di video e non fa delle live, usi un fondo schermo, non so, metta la foto del suo idolo e ogni tanto si metta di costato così la vedono. Tanto sappiamo tutti che il suo idolo è Vladimiroso Putin, quindi metta uno su un fondo schermo, metta la foto di Putin. Non so perché adesso YouTube permette di utilizzare nel fare gli short un fondo schermo. Poi ci sono dei programmi anche per cellulare, magari faccia prima un video in TikTok di 3 minuti e poi lo carichi come video in YouTube in verticale, ma non si filmi così facendo vedere che sta fra le frasche e nella macchina oppure nel bagno. Sta male. E poi perché quello di fare 8 mm come i video della propaganda sovietica che a lei piace tanto, quello di battere i piedi, no, Putin c'ha l'atomica, bisogna evitare
l'escalation, poi si tappa le orecchie e grida, forse per sentirsi meglio. Putin c'ha l'atomica, bisogna evitare l'escalation. Si spettina, si... Che cosa combina, professore? Lei è un professore, non so quanti anni ha. Io ne ho 55, compiuti il 26 gennaio del 2024, chiaramente. Ma lei un momento, di cane che mangiano qualsiasi cosa, non so adesso che hanno rotto perché c'è un po' di paglia, purtroppo, ecco, avranno rotto. Vado a vedere con angoscia, che so che hanno rotto qualcosa. Ma lei, caro professore, non è un Sant'Enchan qualunque, capito? Lei dovrebbe intendersi di estetica, è un professore, non è che mm, ah, poi insomma i cani che stanno distruggendo. Se voi volete sapere quali sono i miei cani, guardate, poi pubblicherò un video largo, ma è difficile riprenderli perché appena inizi a filmarli loro smettono di fare le cose divertenti. Comunque ho molti video dei miei cani sul mio canale, cercateli, cercate cani, cercate, non so come. Adesso hanno tolto la lente di ingrandimento per cercare nel canale, però c'ho una lista di produzione i miei animali, quindi cercate lì. Si mangiano tutto, le coperte, tutto, poi fanno pipì dovunque, fanno popò dovunque. E così cuccioli adesso hanno più di 45 55 giorni e purtroppo invece di adottarli di 2 o 3 anni, di 5 anni per fare compagnia al nostro Dutch Sound che ha circa 10 anni, 9 anni e mezzo, abbiamo preso adottato, che ce li hanno dato gratis, 2 cucciolotte di razza bastarda. Ve ne faccio vedere una che adesso sta qua. Oh, il supporto non aiuta. Ecco qua la cucciolotta che ha fatto pipì nella coperta che gli abbiamo dato perché possano soggiornare e dormire, e poi se la mangia la coperta, poi ci dorme sopra la pipì e dobbiamo lavarla a secco. Adesso forse viene l'altra, se si degna di entrare qua, e ve la faccio vedere in diretta, anche se non c'è nessuno che mi segue, forse qualcuno guarderà questa live fino a questo momento. Vediamo un po'. No, questo è il Dutch Sound di cui parlavo prima, e questa è l'altra cucciolota che è la sorella, e la sorella, sono sorelle, erano in 5, 4 femmine e un maschio. A me mi è piaciuta quella per i colori, perché ce n'era un maschio tutto nero, una femmina con solo punte piccoline delle dita bianche, e poi c'era questa, una nocciola. La nocciola l'ha scelta mia madre, ma non è che quella color nocciola non mi piace. Rischio di fare un video, una live alla Orsini filmando alla cavolo di cane, ma diciamo che poi c'è una youtuber che filma parlando alla ciociara, no, parlando alla ciociara, che è un po' meglio di Orsini perché è più disinvolta, ma non so se voi l'avete vista. Ehi, stanno sempre a mangiare qualcosa, è una paura che si strozzino, no, stanno sempre a mangiare qualcosa. Momento, che c'è lì che mangiano. E perché hanno preso il tappeto di paglia, se mangiano il tappeto di paglia. Allora dicevo,
ho questi cuccioli che ogni tanto mi distraggono, mi fanno uscire dalla live, forse staranno d'accordo con Putin, però ecco, adesso stanno giocando, per esempio, ve li faccio vedere di nuovo. Purtroppo, ecco qua, ecco qua i miei cuccioli in vivo, dal vivo, giocano così tutto il giorno, e quando non giocano mangiano, quando non mangiano vanno di corpo, e quando non vanno di corpo dormono e sembrano degli angioletti, ma quando si svegliano vogliono sfasciare il mondo. Insomma, con queste cucciole rischiamo l'escalation, vero professore Alessandro Rossini? Poi io non so se lui guarderà i miei video, perché già gli avevo dedicato un video con anteriorità, ma mi è sembrato un po' ridondante. 14 minuti di video. Invece adesso che ci sono queste live in verticale, ho detto perché non dire le ragioni per le quali mi piacciono i video del professore Alessandro Orsini. Non è tanto perché mi piaccia quello che dice, perché quasi non l'ascolto, ma perché si filma dal bagno. Poi il professor Alessandro Orsini ha detto che ci sono i poteri forti dietro questa guerra. Non so, non so voi, ma ecco, ci sarebbero i poteri forti dietro questa guerra, ci sarebbe la sinarchia mondiale. Allora ci sto dietro io, capito? Io sono il re, l'imperatore della sinarchia mondiale, e nessuno lo sa, nessuno lo pensa, ma dietro tutto c'è sto io, capito? Capito? È una cosa veramente spaventosa. C'è sto io dietro tutta questa escalation, i poteri forti. Quali sarebbero i poteri forti? Ma non era la Russia una superpotenza? Non era ehi, non era la seconda potenza nel mondo? Non era una qualche cosa? Ehi, no, via. Non era un qualche cosa di insuperabile come tonno nostromo? Dove quel periodo nel quale la gente diceva dopo gli Stati Uniti viene la Russia, dopo gli Stati Uniti viene l'Unione Sovietica, dopo gli Stati Uniti dopo gli Stati Uniti viene, che ne so, e invece no, e invece no. Dopo gli Stati Uniti forse viene la Cina, economicamente parlando, ma non militarmente parlando, economicamente parlando. Economicamente parlando viene la Cina, non militarmente. Militarmente sta diventando una potenza regionale, quello sì, ma la Cina non ha nessun interesse a farsi nemici gli Stati Uniti. Vogliono soltanto riprendersi Taiwan, caro professore Alessandro Rossini. Non ci sarà nessuna escalation con la Cina, perché la Cina ha come cliente principale l'Occidente e quindi non ha nessun interesse nel far guerra all'Occidente. Per quello la Cina ancora non ha intrapreso nessuna misura contro Taiwan, perché non ha nessun interesse a provocare l'Occidente. Chi compra il debito pubblico nordamericano? I cinesi, che lo trasformano in capitale cinese. E chi compra il debito pubblico cinese? I nordamericani. Quindi è un cane che si morde la coda. Se i cinesi spezzano questa catena, no, nordamericani che comprano debito pubblico cinese, cinesi
che si finanziano col debito pubblico nordamericano. Alla fine ci rimettono i cinesi, ci rimetteranno anche i nordamericani, che ormai non sono più non hanno più l'egemonia di una volta, ma Nord America è sempre Nord America, a meno che Trump non riesca a rovinare naturalmente gli Stati Uniti, cosa che potrebbe essere, perché le potenze non si rovinano mai dal di fuori, a parte il terzo Reich, ma le potenze si rovinano dal di dentro. La decadenza dell'impero viene da dentro, non da fuori. Ah, io parlando, Anna, ciao, ci saluti, siamo Giulia e Geboga. Ciao, Giulia e Geboga, buon venerdì e buon fine settimana, Giulia e Geboga. Scusa se ho letto in ritardo adesso il messaggio, però mi fa piacere avervi qua, Giulia e Geboga. L'account dice Anna, quindi saluto precauzionalmente anche Anna. Saluti a Anna, Giulia e Geboga, grazie di seguirmi. Se mi volete appoggiare, lo ricordo a tutte e tutti, comprate magari sotto questa live, no, quando sarà video, un super grazie, abbonatevi al mio canale, potete scegliere con l'asticella la gradualità di quello che volete pagare facendo clic in altro, perché YouTube è impostato alto, però voi potete scegliere quanto pagare. E poi ricordatevi di partecipare qua sotto nella super chat, in modo da aiutare questo canale a andare avanti. E oltre a comprarvi un super chat, compratevi un super sticker. Lo potete fare anche a nome di altri. E poi, se non potete comprare un super chat, uno sticker, un super grazie, chiedendomi di cosa parlare nel prossimo video, o che continui a parlare di ciò che ho parlato in un video vecchio magari anni, o abbonandovi, potete pur sempre, potreste pur sempre commentare in chat, potete condividere questo video. E adesso vi devo lasciare. Grazie molte per avermi seguito, siete stati molto gentili, ma la live volge al termine. Grazie mille di tutto e ciao ciao.